Buongiorno a tutti, benvenuti al corso Donne Assassine. Inizierei questo primo modulo di un corso abbastanza complesso e corposo evidenziando la tematica dei serial killer. Il modulo in questione è scritto in lingua inglese e io pertanto mi atterrei a leggere i riferimenti in inglese e a dare poi dei piccoli accenni e dei commenti in lingua italiana, almeno su alcuni dei passaggi fondamentali. Da questo contesto del serial killer arriveremo poi a delimitare l'immagine proprio dell'omicidio seriale al femminile. Analizziamo quindi alcune caratteristiche che sono qui nella fattispecie prettamente maschili per poi andarli a differenziare con quelli femminili. Ok, serial murders. Serial murder, repetitive homicides, nearly always one-on-one murders, where the perpetrator is usually a stranger or has a slight acquaintance to the victim. Historically, the majority of homicide victims knew their killer, but during the 1990s, this figure changed. Statistics from 1995's Uniform Crime Reports state that 55% of homicide victims have no known association with the perpetrators. Allora, la caratteristica principale che riguarda nello specifico questo omicidio seriale è che un omicidio ripetuto è molto debole come personaggio, ma abbastanza a conoscenza di poter svolgere volontariamente dei omicidi ripetuti. Storicamente, quindi, la maggior parte di queste vittime omicide viene conosciuto nel killer. Il killer si riconosce poi, però nel corso di alcuni anni l'immagine di questo killer seriale è andata un po' modificandosi, soprattutto a partire dal 1990 e alcune statistiche lo dimostrano e circa il 55% di queste vittime omicide non avevano nessun tipo di associazione tra di loro e quindi rimaneva estremamente più difficile per gli investigatori portare a termine opere di analisi di questo genere. The serial murderer's motivation to kill is not based on crimes of passion, victim precipitation, personal gain or profit. They are nearly always males prompted by sexual or aggressive drives to exert power through killing. Allora, la motivazione che conduce questi omicidi seriali a uccidere non è sempre connesso con il crimine della passione o comunque con il vedere perpetrare la vittima perché magari la vittima ha fatto un torto nei loro confronti, quindi per un guadagno personale o per un profitto. Anzi, questi sono solitamente legati alla predisposizione di stabilire il loro potere nei confronti della vittima e nei confronti anche di tutta la situazione che si è generata intorno alla vittima. Modus operandi, a characteristic pattern of behavior repeated in a series of offenses. The following are categories of modus operandi devised by Major Atherley, an English constable in the 18th. Classword, the kind of property attacked, such as house, a college dormitory, people parked in cars at lovers' lanes. Entry, the point of entry, such as open bathroom windows, sliding glass doors. Allora, quali sono le motivazioni che spingono i omicidi seriali a compiere tali gesti? Sono diversi, ma la cosa più interessante è riuscire a capire come operano, il modus operandi, la modalità operativa. Non esiste quindi una caratteristica generale, ce ne sono diverse, ma in linea di massima ci sono dei punti di riferimento che tutti adottano nella stessa maniera. E qui mi riferisco alla ripetizione del crimine. In modo particolare un personaggio ha studiato alcune caratteristiche che sono ripetute e frequenti in quasi tutti questi
serial killer. Il personaggio in questione è il maggiore Etcherley, un inglese che addirittura dal 1800 aveva definito proprio queste caratteristiche. La prima è la class word, quindi la tipologia di caratteristica del luogo nella quale avviene questi reati. Spesso avviene a casa, in un dormitorio, in un college o anche nei parcheggi dove vengono custodite le macchine e dove poi le coppie magari vanno e si incontrano per raggiungere un loro rapporto amorevole. L'entrata, il punto di entrata spesso è la finestra del bagno oppure addirittura quella che è il corridoio che rimane insomma incustodito. Means: implements or tools that were used, such as pry bar, ladder, screwdriver. Object: kind of property taken, such as brass and panties. Time: time of day or night, weekdays, not work days, holiday, when people wouldn't miss perpetrator at work. Style: the description the criminal gives the victim to gain entrance, plumber, cable TV repairman. Detail: any disclosure the criminal makes as to his business purpose. Pelts: any co-conspirators. Transport: what type of vehicle was used in connection with the crime. And trademark: any unusual act committed by the suspect while in the commission of the crime. Poisoning the cat, eating at the scene after murdering the grandmother. Allora, altri elementi che emergono in maniera molto chiara su questi sono per esempio il significato, cioè vale a dire rendere effettivo attraverso un mezzo o uno strumento che viene usato, come per esempio il ladder, che è una scala, il cacciavite, lo screwdriver. Gli oggetti quindi sono sempre oggetti che hanno come riferimento, che si ritrovano poi sulla scena del delitto, come il reggiseno o i pantaloni. Il tempo in cui si agisce solitamente può avvenire il giorno o la notte, ma anche il weekend, quindi non ci sono dei punti di riferimento specifici. Lo stile: la descrizione del crimine viene dato attraverso il guadagno di alcune del motivo per la quale la persona entra all'interno dell'ambiente domestico. Solitamente si finge per esempio un idraulico o colui che ripara, un elettrico che ripara i cavi della televisione. Il tail, lo stesso, qui in questo caso è identificato come un criminale che si avvicina alla vittima predisponendo e pianificando il tutto o come per riuscire a raggiungere un proposito ben specifico. Quindi questi sono elementi, ripeto, convenienti e che emergono in maniera chiara in tutte quante le categorie dei omicidi seriali. I pelts, quindi diciamo che sono di solito un compagno, non c'è quasi mai nessun cospiratore che è considerato un aiutante di questo, ma opera da solo. I mezzi di trasporto sono utilizzati sempre in connessione a quello che è il luogo nella quale si trova la vittima, e i trademark, cioè vale a dire i marchi. Usualmente ce ne sono pochissimi, di solito però sono collegati per esempio a degli animali, a degli oggetti che vengono lasciati sulla scena del crimine, legato sempre al modus operandi della età della persona. Per esempio un gatto, se la persona aveva un certo legame affettivo con questo animale domestico e così via. Quindi ci sono sempre dei riferimenti secondari all'uccisione diretta con la vittima, cioè si occupa anche di poter togliere la vita alla persona, a un oggetto particolarmente caro della vittima stessa. And the signature: the murder's psychological calling card, unusual characteristics of a murder that are repeated at several crime scenes. Intentionally displaying victims in a spread eagle position. This behavior reinforced the perpetrator's underlying psychological needs. Ted Bundy's choice of victims: young woman with blonde and light brown hair, parted in the middle. John Wayne Gacy's victim time: adolescent boys. Green River Killer's victim: young woman, mainly prostitutes. Allora, in che cosa consiste il concetto della firma? Cioè, da che cosa si riesce a capire che è stato sempre quel omicidio, quel serial killer a commettere l'azione perpetrata nel tempo? Prima di tutto lasciano dei segni di riconoscimento, e uno tra questi è questo, spesso questa posizione del spread eagle position, cioè di un cadavere lasciato proprio a gambe e a braccia divaricate.
Ci sono moltissimi punti di riferimento anche sulla tipologia delle vittime che viene scelta. Per esempio, Ted Bundy utilizza sempre delle donne molto giovani, bionde o dai capelli marroni chiari, di mezza età. John Wayne Gacy occupa invece la scena delle vittime di adolescenti giovani, maschi, e poi i famosi Green River Killer, che invece procede con l'uccisione di prostitute. Okay, difference between modus operandi and signature. Two murderers both burn their victims by dousing them with gasoline. The first murderer does so as an anger retaliatory act. This is a signature behavior. The second murderer douses the victim with a gasoline to cover up the crime. This murderer does so to evade detection. This, therefore, is a precautionary act and as such is a modus operandi behavior. Allora esistono due generi di modus operandi, cioè vale a dire che dividono le categorie fondamentalmente in due e perché esprimono in maniera particolare la rabbia e l'irritabilità del serial killer in maniera diversa. Questo è un genere di modus operandi che viene analizzato proprio nell'uso di gasoline, cioè della benzina. Il primo indica proprio il forte concetto di violenza, di irritabilità che raggiunge l'assassino nel momento stesso in cui uccide, e questo lascia solitamente un segno molto chiaro. Nel secondo categoria di uccisori, la vittima è coperta dal gas e quindi dalla benzina, proprio perché vuole coprire quella che è la forma di violenza che è esercitato sulla vittima. Quindi in un primo momento si fa portavoce di esibizionismo nei confronti dell'assassinio e dell'omicidio commesso, nel secondo caso invece cerca di mettere in evidenza proprio il comportamento operante, ma coprendo alcune tracce di queste prove che lui ha svolto nel corpo della persona. Characteristics of serial killer: usually intelligent, good appearance, superficial charm, able to differentiate right from wrong, have no conscience and enjoy victim's terror. Allora, le caratteristiche generali a livello personale di un serial killer sono: è un intelligente, normalmente è una persona che proviene anche da un percorso di studi accademico abbastanza preciso, ha un'apparenza buona, è molto carismatico, seppure in maniera superficiale, è capace di differenziare la parte giusta dallo sbagliata, quindi è dotato di concetto di logicità e di coerenza, non ha la coscienza e si diverte nel procurare terrore alle vittime. Difficulties faced by investigators. Quali sono adesso le difficoltà che molti investigatori hanno riscontrato in crimini di questo genere? Serial murderers are often very mobile, traveling from one local to another to find victims, extensive interstate travel, lack of any prior association with the victims, use of remote burial sites. Allora, la caratteristica importante è che questi soggetti omicidi si muovono da una parte a un'altra, quindi non sono fissi e statici, pertanto gli indizi della polizia possono venire a cadere, si modificano, sono tra l'altro molto pianificati, le vittime vengono scelte attraverso un criterio intelligente, quindi sono persone astute. Inoltre c'è un vuoto un vuoto che si viene a creare, no? All'interno di questi periodi tra l'uccisione e un'altra, e inoltre si usano praticamente delle funzioni di interramento, cioè una volta che la vittima è stata uccisa spesso viene sotterrata in spazi boschivi molto isolati, quindi è anche difficile per loro trovare e risalire alle varie prove del reato dopo un lungo periodo di tempo, magari in cui il contatto del soggetto con la terra e con gli animali nella natura abbia ovviamente occultato e abbia manomesso gran parte del corpo. Serial killer versus mass murder. Qual è la differenza tra un killer seriale e un assassinio di massa? Charles Whitman, the man who shot multiple people from the tower of the University of Texas, was a mass murderer, not a serial killer. Dylan Klebold and Eric Harris, the shooters are responsible for killing 12 classmates, and a teacher in the Deadlights school shooting in U.S. history, are also classified as mass murders
not serial killers. Allora, innanzitutto anche qui va fatta questa categoria, ci sono questi protagonisti che si sono considerati dei serial killer, ma secondo le classificazioni determinate dalla criminologia non hanno niente a che fare con serial killer veri e propri, ma sono degli assassini di massa, assassini collettivi. Charles Widman ha ucciso un gruppo di persone all'università